Giulia abita a Napoli da 2 settimane. Ha 35 anni e lavora in un ufficio. Viene da un piccolo paese di montagna. Il suo appartamento è piccolo ma luminoso. Da una finestra vede il mare azzurro. È agosto e fa molto caldo. Di notte la città non dorme mai. La sera Giulia mangia sola in cucina. Mangia pane, formaggio e un po' di frutta. Non conosce ancora i suoi vicini. Si sente un po' sola nella nuova città. Il lavoro è nuovo e difficile. Ogni giorno Giulia torna a casa stanca. Vuole conoscere gente nuova, ma non sa come. Un venerdì sera sente rumori sul tetto. Ci sono voci, risate e musica allegra. Giulia apre la porta e ascolta. Il profumo di pane arriva dalle scale. Qualcuno bussa alla sua porta. Giulia apre e vede una donna con un piatto. «Ciao, io sono Rosa», dice la donna. «Abito al 3° piano con mio marito. Ho visto la tua nuova targhetta sulla porta. Stasera facciamo la pizza sul tetto. Vuoi venire con noi?» Giulia è sorpresa e molto felice. «Sì, grazie mille», risponde subito. «Ma non conosco nessuno», aggiunge piano. «Non importa», dice Rosa. «Adesso conosci me». Le due donne salgono le scale insieme. Più salgono, più la musica diventa forte. Sul tetto c'è una grande tavola di legno. Ci sono 6 o 7 persone. Alcune parlano, altre ridono. Un uomo prepara la pasta per la pizza. «Lui è Tonio, mio marito», dice Rosa. Tonio saluta Giulia con un grande sorriso. «Benvenuta», dice. «Hai fame?» «Sì, molta», risponde Giulia e ride. «Sai fare la pizza?» chiede Tonio. «No, non ho mai fatto la pizza», dice Giulia. «Allora stasera impari», dice Tonio. Tonio mette la farina sul tavolo, poi aggiunge acqua, sale e lievito. Giulia mette le mani nella pasta. La pasta è morbida, calda e un po' appiccicosa. «Devi lavorare la pasta con calma», dice Tonio. Giulia lavora la pasta e ride. «Non è facile», dice Giulia, «ma è divertente». «Molto bene», dice Rosa. «Sei brava!» «La pizza è come la vita», dice Tonio. «Serve tempo e un po' d'amore». Poi arrivano i pomodori rossi e la mozzarella. Giulia mette il pomodoro sulla pizza, aggiunge la mozzarella bianca e il basilico verde. Il basilico ha un profumo buonissimo. «Questi pomodori sono del nostro orto», dice Rosa. Tonio mette le pizze nel forno. Sul tetto c'è un piccolo forno a legna. Il fuoco è caldo e rosso. Le fiamme ballano nel buio. Dopo pochi minuti la prima pizza è pronta. Il profumo arriva a tutti gli ospiti. Tonio taglia la pizza in 8 fette. Giulia prende una fetta calda. La mangia lentamente e chiude gli occhi. «È buonissima», dice piano. Tutti ridono e sono contenti. Rosa versa acqua fresca in un bicchiere. Il cielo di agosto è pieno di stelle. Dal tetto si vede il mare scuro. Le luci delle barche brillano lontano. Fa caldo, ma sul tetto c'è un po' di vento. Una ragazza giovane suona la chitarra. Gli altri cantano una canzone napoletana. Giulia non conosce le parole, ma ascolta la musica e sorride. Tonio racconta una storia divertente. Parla di quando ha bruciato la sua prima pizza. «Ho fatto una pizza nera come la notte», dice. Tutti ridono forte. Anche Giulia ride di cuore. Rosa guarda Giulia e le prende la mano. «Facciamo la pizza ogni venerdì d'estate. Adesso anche tu fai parte del gruppo». Giulia si sente felice e a casa. Non è più sola nella nuova città. A mezzanotte la festa finisce piano piano. Giulia aiuta Rosa a pulire la tavola. «Grazie per l'invito», dice a Rosa. Poi saluta tutti e scende le scale. Nel suo appartamento apre la finestra. Sente ancora l'odore di pizza e di mare. Prima di dormire pensa al prossimo venerdì. In 2 settimane ha trovato una nuova casa e stasera